I dittonghi. Nella lingua italiana un gruppo di due vocali che in una parola si pronuncia con un'unica emissione di voce si chiama dittongo. Ad esempio, nelle parole causa, tuono, guanti, chiodo sono dittonghi gruppi di vocali AU, UO, UA, IO. I dittonghi si formano quando una delle vocali deboli, I e U, si incontra con una delle vocali forti A, E, O, per lo più accentata, oppure quando si incontrano le due vocali I e U tra loro. In particolare, quando I incontra un'altra vocale o la U, si formano queste combinazioni: IA, IE, IO, IU, come nelle parole piatto, fieno, fiore, fiume, AI, EI, OI, UI, come in dai, nei, voi, fui. Quando è la U a incontrare un'altra vocale o la I, le combinazioni sono UA, UE, UI, UO, come nelle parole uguale, guerra, guida, fuori. AU, EU, come in causa e neutro. Le due vocali dei dittonghi formano un'unica sillaba. Per questo, quando si divide una parola in sillabe o si va a capo, non vanno mai separate. Le vocali U e I non danno luogo a dittongo nei seguenti gruppi: cia, cie, cio, ciu, gia, gie, gio, giù, glia, lie, glio, gliu, gua, gue, gui, guò, qua, que, qui, quo, scia, scie, scio, sciù. In questi gruppi, infatti, I e U sono puri segni grafici che servono a dare alle lettere Q, G, C suoni particolari. Ad esempio, la I serve a dare a C e G un suono dolce, la U invece serve a rendere dura la G. Anche questi gruppi costituiscono un'unica sillaba, quindi nelle parole in cui compaiono non possono essere separati. I dittonghi si dicono distesi se è accentata la prima vocale, come in pausa e aula; chiusi se è accentata la seconda vocale, come in cuoco e piede; ascendenti se la vocale debole precede quella forte, come in uguale e gloria; discendenti se la vocale forte precede quella debole, come in mai e aureola; mobile quando in un derivato della stessa parola si riduce alla sola vocale forte, come in cuocere e cotto, buono e bontà. I trittonghi. In italiano un gruppo di tre vocali che in una parola si pronuncia con un'unica emissione di voce si chiama trittongo. Ad esempio, nelle parole miei, vuoi, guai sono trittonghi gruppi di vocali I e I, UOI, UAI. I trittonghi sono costituiti dall'unione delle due vocali deboli I e U con le altre vocali, oppure dall'unione di due I non accentate con un'altra vocale di solito tonica. Le tre vocali dei trittonghi formano un'unica sillaba. Per questo, quando si divide una parola in sillabe o si va a capo, non vanno mai separate. Gli incontri di vocali che danno origine a un trittongo sono I a I e I, come nelle parole iniziai e miei, UAI, UOI, come in guai e buoi, IUO come in aiuola, lo iato,
Si verifica invece uno iato quando in una parola le due vocali che formano un gruppo si pronunciano separatamente, con due emissioni di voci come due sillabe distinte. Le due vocali di uno iato, infatti, al contrario di quanto avviene per il dittongo, appartengono sempre a due sillabe diverse. Per questo nella divisione di una parola in sillabe vanno separate. Si ha uno iato se si incontrano le vocali forti A e O tra di loro, come in beato, boato, poeta. Se si incontrano le vocali I e U toniche con le vocali A e O non accentate, come in due, zio, paura. Nelle parole composte con i prefissi ri e i prefissoidi bi e tri, quando è evidente la distinzione tra prefisso e base, come in riecco, biennale, triangolo.